Soldi, pace o dolori? Lettere Stiva, 31 agosto 2010. Di Gerardo Dorico, lettura di Patrizia Barbera, audiolibro prodotto e curato da Benist, Onde Letterarie e Audiolibri. La ragione è la nostra religione. Chi ha fatto tutti i nostri guai invece è l'estate che percorre il suo corso. Sembriamo impreparati in ogni cosa, un digiuno della mente. Dolce è il cammino che ci porta verso una grande rinfrescata settembrile. Diverse osservazioni mi occupano e non ero io la querela che vive la nostra Calabria o grandi parole pronunciate per aria. Chissà cosa si voleva, di sicuro dove va a finire. Chi governa qui? Dillo, ripetilo, vedrai, funziona. Passa l'aereo spaziale che ti porta via o il tuo bruto che voleva ma non fa già niente. Si dorme mentre si cammina per le strade e in casa, con la buona nottata che si prospetta, piena di profumi e odori tipici di questa estate. Vedrai, troverai un argomento che giustifica la tua normale linea di prodotti estetici, che ti porti per uscire. La tua intesa per la mia pace. E meglio il mare o la montagna. Era molto peggio in maggio non sapere da che parte cominciare. Forse il competente dubbio moderno, oppure della grande vincita mattutina o pomeridiana. Non lo vedi più il nostro o l'amico tradito, perso, terzo. La verità nel cemento è una sola. Parla in casa tua. 9 agosto 2010. Degli spropositi ci girano per la testa o sono al nostro fianco. Oggi sarà sempre la soluzione di tutto, del passato di tutti i tempi. Oggi sa il dolore e le altre cose. Guarda il tuo orologio, quei globi o anche qualcun altro ancora si pensano che un bene si occupa d'altro o in un altro. Quanto insensato era il nostro governo. Non ti muovere dunque, non ti abbassare, ma vai! Sembra l'anno scorso rinsaldato o pagato, ha pagato per questo, è il nostro onore ancora. Ecco, come ora in questo momento avviene un'altra cosa, tipo all'ora di pranzo. Per davvero, non ti muovere, resta pure a guardare il pavido colore del giorno o del pavimento, ma ovviamente non commette reati, è così. Dunque, il giorno è arrivato. Finalmente il sole brucia le nostre persone. Appunto. Ora, cosa ti amplificherà il tuo vicino perché si pensa ancora che non parli? La ragione diventa come la matematica. Prende di preciso una linea che si vede. Un discorso non dà spazio a dubbi o imperfezioni. Meglio andare alla prossima fermata. Un arco di trionfo verso la fine della strada con il resto di una bugia. Or dunque sarà superato l'oblio. Ora il primo piatto preferito resta il diavolo derubato, la prigione, la donna o il ramo dell'albero. Siccome invece si devono superare i nostri fascismi, tu non sei qui, non mentire, non ci sei. Fai pace, dai, vai oltre un errore di persona. Commettere un errore da vicino davvero sarà solo la richiesta del riscatto di un rapimento. Cosa si voleva dal diavolo? Saranno facili queste cose, sono nostre, sono fucili, è il nostro timore, le restrizioni fasciste di falsi fascisti. Direi le restrizioni di un infermo. Dir di no resta un abuso di potere, in un altro aspetto sarebbe strapotere di umani qui in Calabria come a Roma. Il perché non parli delle tue ragioni o dell'esistenza del male. Una persona, un mondo, una palla che ruota su se stessa. Quindi ripetiamo oggi di nuovo come ieri, come nel ricordo. Piano per piano si ripete la noia o una macchia nera sul petto. Si dice che la pace resta un posto per chi non ha occhi per vedere che la verità nelle persone e nelle cose. La guerra, un posto dove la pace non c'è, ma noi siamo lì. Noi ci siamo. Non esiste solo l'autospegnimento. Gli altri sono persone facili, non fucili. Forse i fucili non erano facili.
Chi vive in carcere è facile, ma vuol dire anche qualcos'altro. Poi ci sono delle necessità. Com'è strano parlare di persone, a volte sembra non si vede nemmeno chi frequenti. Secondo te con un incidente alla testa un bene sarà sempre lo stesso? Le persone si distanziano, non va bene. 5 minuti ancora per la mia esistenza periferica. Non siamo ancora in ufficio. Spira il vento nelle trame colorate del suo avvenire. Vogliono cambiare la pratica del lavoro, saranno affari di tutti loro, mentre noi, in quante volte te l'ho detto, presente resta il bene che governa la vita. Non si fugge dalla realtà oggi, solo la sabbia che può sfuggire tra le mani. La vita diventa la persistente esistenza impregnata dal tampone cuore. Di forma non esiste una migliore di quella reale, vera. Illuminati da quale edicola, vieni fuori! Quanti vermi! Un'esistenza assieme non sarà un uomo che brucia. Si dice siamo tutti vivi, occupanti, perché pensare che non ci siano tutte le persone nel mondo, inutile credere nelle fantasie o nel vuoto delle cose che ci sono o non ci sono. Si dicono delle cose che non sarebbe obbligato ci fossero, altre invece si dovrebbero di più trovare attorno a noi o fuori casa nostra. 2 righe per i nostri trapassati nei regni dove l'aria è più fina. Ci feriscono mentre ci colpiscono. Una tua persona vicina, un bacio. Era difficile il bene, lascia stare. Anche se dietro la porta di casa o nelle librerie, persone quasi estinte. E noi saremo il prodotto di tutte le generazioni della terra. Il mondo diventa pieno, ciò carica anche di responsabilità tutti, come ognuno ha la sua. Poi non è vero che uno se ne va, si trasferisce in tutto o deve morire, ok? Sono le altre persone che creano, per ridirtelo, la ripetizione della nostra libertà, come sono solo dei falsi, o uniti a dei falsi, però quelli lì così. Insomma, hai ben inteso in modo concreto, storico, epico, di chi sarà la società oggi. Percepiscono uno stipendio con il veleno che gira, costruiscono le gambe fino alla spalla, mentre saranno altre persone che creano il giorno e il lavoro oppure la bolletta seguente. Bisogna guardare in faccia la realtà, non i mali, almeno per ora e così per sempre. Dimmi, hai dei dubbi sulla tua produzione? La verità non fa male, la verità libera da tutti i mali, come una grande stupenda via dove immettere la propria auto. Fine. Se preferisci, da lì in poi sembra tutto come prima, come è sempre stato, come sarà. Era difficile il bene, è vero, ma insomma era il nostro fine e qualcuno non ci è arrivato ancora adesso. Ore 7:16, 12 agosto 2010. Vive un'altra città, un'altra casa, un edificio vincente. Ma forse sarà staccata la cornetta del telefono e il perché non funzionava la festa o le feste, oppure sarà colpa dei tedeschi ancora vivi oggi. La musica americana, i film americani, le persone americane, i rapporti tra le unità non robotizzate, la possibilità di correggere i propri errori, le copie della nostra vita. Tra l'altro, come si cambia un bene? Le nostre culture, per quel poco di forza che ci rimane, oggi isolati dal resto del mondo, le nostre autodistruzioni, odi al vero latte, dal vero a chi ci procura il male, chi produce vive troppo nel profondo. Altre persone dentro di noi. Dov'è il nostro impavido sogno che ci libera? Serve parlare per scarcerarsi, liberarsi da uno stato che non c'è. Ogni persona sarà viva, non credi? Chi ha perso è stato ucciso. Esiste una strada per arrivare dove vuoi andare. Errando tra le solite cose è un morto vivente da evitare, come le stesse cose pagate da un altro anno tutto pagato. Invece per l'anno prossimo tutte le bollette e le assicurazioni. Com'è domani la nostra cecità, mi viene da ridere. Il tempo non cambia per se stesso. Il sole del nostro piano rialzato, ricordi? Balbetti ancora mentre parli. La tua cecità sarà la mia morte.
Sembra un onesto ma disinteressato mondo. Chi vuole non far vedere oggi mentre arriva non si credeva essere un ignorante o la meta del male. Peccatori nell'ombra vivono nella notte e il giorno. Un fondo esiste come in un bicchiere per forza. Quelle saranno idee o realtà oggettive non composte, non fabbricate, come se mi chiami, mi parli, se non mi hai chiamato no. Esiste una macchina in ultimo per funzionare, serve solo saperla usare, non steccare, non deve arrivare, esiste, è accesa. Siamo noi distratti, ignoranti. Ciao, tutto il sole che i bambini piangono, tutto quello che si vuole in casa nostra sarà già da un'altra parte, ma anche qui alcune cose non si possono tenere a casa, non sono nostre. Da solo lo vedrai che bel male ha intorno casa. Ma vivi, poi avere il nostro futuro sembra troppo adesso, non sarà mai più. Un treno passa o non ci sono più le stazioni. Ci saranno troppi pochi giovani vivi da sempre ormai. Un ricordo, il tuo taglio preferito. Vedrai che è un nerd in più, un uguale male ciò di cui nessuno si occupa per mancanza di efficienza statale o per il malfunzionamento. Appariamo troppo grandi o siamo tutto per noi e per gli altri. Un tempo bastava presentarsi e vedere cos'era la realtà. Non si dovrebbe vivere nel male. Nel male si resta immobili. Oggi sei vivo. Esiste sempre un giusto peso agli oggetti o alle persone. Non si può andare dal panettiere per comprare un caffè. Mi sembra molto in più cosa si pensa. Le persone non si toccano, non si offendono, non si parlano. Anche se qualcuna la vedi tra le parole del discorso che ti taglia, resta già fatto come se uno sarà o non sarà qualcosa, qualcuno. La verità del dolore non resta il nulla. Il dolore per trovare le persone, le medicine o le filosofie a cui rivolgersi. Già, qui nessuno rimane solo, noi o qualche scobbone in male, magari falso fascista invertito e infame, una piccola inzuppata di muco, non vede cosa diventa la vera assenza di Stato, la fiamma che incendia oggi libera le arti anche per i prossimi 2 anni o per andare a mangiare in montagna assieme alla natura. Cosa dire veramente? Solo chi si interessa alla tua linea di prodotti. Poverino, si era fatto male davvero. Dove finisce quella linea scura per entrare nei codici? Una verità per tutti al centro del colore della vita. Liberati, siamo in un carcere immaginario, originalmente falso e mediocre. Diventa tortuosa la vita per andare oltre, dove dobbiamo superare. Qui non si esce. Ora ci arrangiamo senza qualcuno che parla da un tumulo di idee morte o umani vivi in un altro posto impossibile. Non toccarli, sono zombie, falsa spazzatura, imbellettati per assomigliare al male che li governa. Uno stato d'aria lambisce le sue realtà come se non esistessero. La matematica, verità estranea a chi l'ha creata, nella speranza a dopo, all'altezza di un massimo umano e uno specchio davanti a tutto il corpo. Dall'altra il paradiso o l'amante, le corna o uno stato di sopruso. Questa è solo una sopraffazione, un'ingiustizia se non un reato, non rendersi conto di quanto si vive in basso. Stop, dopo. Sarà una guerra fredda vinta. La libertà che ci libera. Siamo persone differenti, dei motivi, le intenzioni e delle decisioni di gusti, e anche nella carne un umano da seguire non solo come una macchina, non solo mal denunciare cosa le sfere, i quadrati. La pelle sarà a partire dalla mattina, responsabilità allo Stato, le nostre o quelle degli altri, chissà dove sono. Beati saranno quelli che con i propri occhi hanno o vedono la realtà. Sembra il mese in cui correva l'anno il giorno di oggi, in cui ci svegliavamo come si poteva rubare un nostro computer, un hardware, un software che si svegliava. Ma così diventa ancora più difficile parlare dei giorni nostri. Troppe intromissioni o superstizioni, valchirie anarchiche false e rubate, ladri di prepotenti, forsennati. In ogni modo, cari,
anche se siete nuovi. Le regole sono ben installate per sempre. La legge applicata sarà associata alle arti mediche e legali ancora da sempre. Cosa senti? Sarà quel che si deve essere. Dovreste essere allenati in questa palestra, quella forma di caso che tira blasfemie. Non ci pensare, succede. E quello piangerà come un folle l'arrostito. Dunque ne so di più io, essendo lì dove succedono delle idee di altri problemi in passato, di cosa si deve e cosa non si può ora. Il giorno da solo si presenta per andare al lavoro, o per esempio per dire chi sei e cosa ne vorresti da chi. Dove si paga pensa a come si potrebbe rallentare la vita, ok? Ritornando ai nostri corpi ben decisi, guardalo, che ha il ferro nelle mani e comunque continua a girare. Fermalo, non serve ridere di chi non deve ascoltare o non sembra nemmeno un diavolo. Allora non sarà possibile tutta la quantità a casa o agglomerare diventa tutto il potere che si dice un'amplificazione, un giornale o altro. Resta una guerra fredda, calda, tutta da vincere. Qui invece ci sono tutte persone che hanno perso, non si immagina quanto e precisamente quanto eri in basso o gli altri, e anche io. Il resto lo vedi, è il comune invecchiato o altre cose che si discutono davanti alle persone con riforme o in carcere agli addetti responsabili. Sarà quel che ricordi, la tua potenza, la resistenza, l'ignoranza delle persone o la tua epoca. Chissà cosa si cancellerà ancora per non esistere più. Serve stare attenti lo stesso. Molte false persone volevano loro fare noi e noi stessi altri noi, ma forse saremo già presenti e modificati per gli usi di un potere malsano, come di sicuro nessuno ci crea umani già conformati. Lascialo andare via dalla tua vita, quel maledetto pepe e sale. Saranno sbagliate le sue idee già nel proseguire. Molti problemi sono risolti mentre si parla. Ti uccidi da sola, mentre ti voleva far diventare lui stesso. Così già si ricorda un male, dunque. Sembra già quel che ci hanno rubato ieri per poi portarlo loro a noi. Per finire solo da te può essere vero te stesso. Nessuno ti crea. Alcune specie d'umani in Calabria anche la sera preferiscono arrivare verso di loro da soli. Alcune cose si pensavano, nessuno parla con te, lascia stare pure i tuoi errori. Mi viene da ridere. Era un gioco per persone coscienti di guerra. Non credere nella principale interruzione in vita o parlare dei problemi di queste persone. In questa fine estate non si sa mai cosa succede. Forse i fascisti moriranno per sempre o non se ne vedrà mai la fine dei nostri cari e vostri globi. Una precisazione per fascisti. Penso a persone che hanno bisogno di aiuto. Buona fortuna, popolazione terrestre dimenticata. Abbandona la tua memoria e i tuoi compiti come i nostri ricordi, non le responsabilità di un mondo che da un sogno sarà realtà o come invece è diventato una costruzione. Quanta differenza tra ieri sera e il giorno che incomincia adesso. No, noi non ci faremo male. Ora prosegue un altro. Ed è già finito qui il meglio del dolore, i soldi e la pace. Ciao, G. Grazie per l'ascolto. Se la lettura ti è piaciuta, lascia un mi piace, un tuo commento e iscriviti al canale. Attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione.